cosa facciamo oggi? Beh, in realtà è un'incognita più o meno anche per me. La questione sarebbe di vedere dove ci porta la musica. Mettiamola così, mettiamola così. Lo stare in macchina per me è sempre un po' una goduria, un po' una cosa particolare, essendo che mi ascolto qualsiasi genere musicale esistente praticamente, solo che ogni tanto mi annoio e quindi vario spesso in base al mood, in base all'orario della giornata, in base a un sacco di cose. E ogni volta c'è un input diverso, cioè ogni volta c'è un feedback da parte mia diverso e questa cosa può essere interessante. Qua non c'è vento. L'unica mia paura è che ci sia qualcuno qua dentro questo container, però nel senso la tappa di oggi prevede un piccolo pit stop qui. Qual è l'ultima canzone che ho sentito nuova? L'ultimissima canzone, penso allora, o quelle di Glauco, perché ci ho fatto la reaction recentemente, oppure qualcosa dei Black Keys. Non lo hai perché già la conoscevo. Howling for You. Sì, ti direi l'ultima canzone in generale che ho sentito dovrebbe essere Howling for You, mentre l'ultima canzone del mio genere preferito, diciamo, dai, non mi piace dire che è il mio genere preferito, però ti dico che è il mio genere preferito, cultura hip hop eccetera, Pipe Down. Pipe Down è l'ultima che ho messo nella mia playlist rap, nella mia playlist Gangsta USA Rap, ed effettivamente è una hit clamorosa. Se no Victory Lap con Skepta, che è un mostro sacro, e il ritornello mi casa un botto. Ma qua io mi posso appoggiare o prendo la lebbra? Dopo il concerto di Drake ho iniziato a sentire soltanto Drake, nonostante prima del concerto io non fossi magari neanche così hypato, perché avevo sentito Kendrick poche settimane prima e quindi ho sentito Kendrick, che ero hypatissimo per Kendrick sia prima che dopo il concerto. Quindi poi avevo il concerto di Drake, ma non ero abbastanza hypato per il concerto di Drake, perché ero ancora preso da Kendrick. Quindi sono andato lì e me lo sono goduto in una maniera clamorosa. Tra l'altro c'avevo un mal di testa assurdo. Due ragazze molto gentili mi hanno dato un Hockey Task bello grosso, di quelli che proprio ti fanno esplodere il fegato. Però me l'hanno dato post concerto, perché io post concerto c'avevo mi è venuto proprio all'inizio, cioè pochi minuti prima che Drake scendesse la sua bella scalinata da Dio e con le persone che lo circondano, pochi minuti prima mi è venuto un mal di testa clamoroso e ho rosicato in una maniera assurda. Tuttora la mia risposta, non ti so dire quale mi è piaciuto di più, forse Kendrick, ma perché mi piace forse un po' più l'immaginario che ti dà Kendrick piuttosto quello di Drake. Cioè sono, penso, top 1 e top 2 artisti miei preferiti. Non è vero, top 2 e top 3, perché top 1 è The Weeknd, anche se ultimamente The Weeknd non me lo sto sentendo come in certi periodi, però Drake e Kendrick stanno lì. Però forse Kendrick un po' di più, e quindi forse ti dico che personalmente mi è piaciuto di più il concerto di Kendrick. È un migliore storyteller, ma Drake è il migliore entertainer forse che io abbia mai visto live. Prende, va al DJ set, poi scende, poi la struttura dello stadio è la cosa più bella. Non credo che verrà mai superata la struttura dello stadio per come era fatta da Drake. Era perfetta. Capito? Non c'era quel problema di dove ti posizioni, perché tanto lui girava, faceva le sue cose. Inizia a fare freschetto, Qua non c'è vento, però inizia a fare freschetto. Family Ties è successa una cosa bella ma brutta, cioè nel senso, quando è partita ero talmente fomentato a fare i mosh pit, a buttarmi in mezzo, e non me la ricordo, cioè è stato, me lo ricordo soltanto come un'esplosione di energia, non so come spiegartelo in un modo più accurato di questo. Stessa cosa mi è successa quando è salito Sfera al concerto di Drake, che tra l'altro io sono andato all'ultima serata, a quella di prima ci stava Sfera e l'ho visto, e quindi stavo rosicando in una maniera clamorosa. Io sto rosicando come un cazzo di malato, gigantesco, rosicamento enorme. Per un giorno io mi sono fregato di poter assistere a uno dei momenti più importanti e fighi probabilmente del rap, della storia del rap italiano. C'è Drake e Sfera sullo stesso palco, io non ho parole.
Mi dà fastidio quelli che dicono ah no, perché Sfera al concerto di Drake. Una cosa veramente ridicola che ci sia Sfera accanto a un artista invece così importante come Drake, solo perché è internazionale, solo perché fa figo dire che è meglio de Sfera. Cioè io personalmente ovviamente lo preferisco Drake a Sfera, però non vuol dire un cazzo. Cioè Sfera è un'icona, che tu lo voglia o no, è un'icona del rap italiano, che non è da meno del rap internazionale. Ci sono moltissimi album di rapper italiani che sono molto meglio di molti altri album di rapper internazionali, e va bene così, è giusto così. E quindi vedere Sfera là sopra a vibare con Drake è stata una cosa clamorosa, tra l'altro, perché non me l'aspettavo, perché ho detto è venuta la prima sera, te pare che viene pure alla seconda, e invece è venuto pure alla seconda. Siamo stati al 4L in questi giorni, più volte. La prima volta per vedere la Trell, la seconda per vedere Promessa, che poi tra l'altro Tedua ha detto che ci sarà un emergente nel prossimo album. Suppongo che possa essere tranquillamente la Trell, perché è un po', oltre ad essere abbastanza forte, è anche un po' tendente a quello che può essere, diciamo, un po' uno stile alla Tedua. È bello, soprattutto quando parte Psycho Mode. Vabbè, io ragazzi ho una preferenza, cioè io vado in realtà a periodi, però per la maggior parte mi ritengo una persona che apprezza un po' di più l'hip hop americano, ma quello che c'è, nel senso anche proprio a livello di cultura, anche a livello, cioè io mi piace proprio tutto quello che è il contesto dell'hip hop americano, la storia, come le vibes, l'immaginario. Cioè se hai un immaginario e un'attitude bella come può essere quella appunto di Kendrick o di Drake, sono cose importanti per me, cioè sono cose che mi fanno vibare e mi trasmettono proprio delle belle emotions. Non a caso una delle mie canzoni preferite non è propriamente rap, però è sempre quel tipo di immaginario lì. After Hours di The Weeknd, cioè io ogni volta che la sento mi immagino Los Angeles decappottabile, 100.000 all'ora sulla cazzo di costa, da una parte la città illuminata di notte, dall'altra il mare, clamoroso. Un giorno se tutto va bene ci arriviamo, un giorno se tutto va bene stiamo lì.